Tecniche e strategie di Rodtang. Tra le altre cose, Rodtang proprio in questi giorni si è sposato, quindi andiamo subito sotto nei commenti a fare gli auguri di felice matrimonio al nostro super campione. Tecniche e strategie di Rodtang. Oggi in questo video ne studiamo un po'. Ciao ragazzi, io sono Claudio, ormai lo sapete. Oggi che cosa voglio fare con questo video? Voglio andare a analizzare alcune tecniche, alcune strategie che Rodtang utilizza sul ring. Ok, perché questa cosa? Perché in questi giorni, fino al 28 febbraio, Tecniche dei Campioni, che è un videocorso dedicato alle strategie, alle tecniche e alle combinazioni di colpi dei grandi campioni, è in sconto. Il 28 febbraio verrà rimpolpato con nuovi materiali, abbiamo aggiunto decine di protocolli di allenamento. Ieri solo abbiamo aggiunto 10 protocolli di allenamento di potenziamento di pugni, calci, gomitate, ginocchiate. Ci sarà tanto nuovo materiale e dal 28 febbraio il prezzo di questo videocorso aumenterà, quindi da qua al 28 potete ancora acquistarlo in sconto. E niente, e quindi dato che c'è un videocorso intero dedicato al riproporre, all'insegnare, spiegare alcune tecniche di Rodtang, oggi in questo video voglio analizzare alcune tecniche di questo campione qua su questo video, ok? Quindi una volta che hai finito questo video vai subito sotto nei commenti e scrivimi quale delle tecniche che vedrai che hai visto preferisci, ok? Prima di entrare nel vivo del video ti voglio dire una cosa: ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella, perché domani alla stessa ora di uscita di questo video ne uscirà un altro dove andremo a analizzare altre tecniche di altri campioni. Qui analizziamo le tecniche, nel videocorso vi andrò a spiegare come riproporre le al sacco, contestualizzandole e dandovi delle dritte molto importanti che poi vi possono essere utili negli sparring e nei vostri combattimenti. Già molte persone l'hanno preso e sono soddisfatti di questa cosa, e potete andare a leggere i feedback, è inutile che ve li spiego, ve li racconto qua. Ok? Quindi che dire d'altro? Sigla! Allora, interessantissima questa cosa che Rodtang in questo frangente continua a utilizzare il calcio frontale. Guardate come usa il calcio frontale per aprire gli attacchi. Infatti è interessante come cosa questa, perché grazie al calcio frontale Rodtang non solo tiene a distanza l'avversario, perché comunque non gli permette di partire, ma lo allontana proprio, e questa tipologia di colpo gli permetterà poi di portare altri colpi con diversa varietà, perché utilizza magari il frontale per aprirsi la strada e portare in questo caso il gancio che piega le gambe all'avversario. Guardate, proprio utilizza molte volte nelle battute precedenti del match il frontale, che utilizzarlo nelle battute precedenti del match per poi andare a aprire un attacco diverso, quindi utilizzare questa tipologia di colpo come una finta, è un'ottima strategia. È proprio la strada, la via che Rodtang utilizza in questo frangente. Quindi il fatto di usare un calcio frontale in varie battute del match e poi quando decidi di fare la finta, fintare quella tipologia di colpo. Questo vale per il frontale, ma vale anche per qualsiasi finta. Cioè, una finta quando è che diventa efficace, ragazzi? Una finta diventa efficace quando l'avversario teme quel colpo. Ok, voi non potete partire nella prima battuta del primo round a fare una finta, perché è molto difficile che l'avversario ci caschi, perché nelle prime battute del primo round l'avversario è attentissimo e è difficile che tema un colpo che ancora non ha sentito. Quindi voi dovete andare a fintare un colpo che l'avversario teme. Vi faccio l'esempio, come in questo caso l'avversario temeva i calci frontali di Rodtang, perché ogni volta che entravano lui veniva spinto via. Nel momento in cui Rodtang anche solo accennava ad alzare la gamba, questo si chiudeva, indietreggiava, temeva questo colpo. Quindi la finta di calcio frontale, che è una finta basic, in questo caso è risultata molto efficace. Andiamo avanti. Altro lavoro molto valido utilizzato dal thailandese. Come vediamo qui, Rodtang lavora subito dopo aver afferrato la gamba dell'avversario. Ma come lavora? Lo fa in più battute in questo frangente di questo combattimento contro Khaled. Dopo che afferra, la prima cosa che fa, e la prima cosa che ovviamente anch'io vi consiglio di fare, ma qualunque trainer serio di Muay Thai vi consiglia di fare, è quello di sbilanciare immediatamente l'avversario
e poi lavorare con l'attacco. Rotang, per quanto riguarda il suo stile di combattimento e per quanto riguarda la strategia di combattimento che ha deciso di utilizzare con Khaled, in questo frangente che cosa ha deciso di fare? Ha deciso di avanzare in continuazione contro Khaled, perché Khaled subiva gli attacchi di Rotang, subiva i pugni di Rotang e subiva le aggressioni in particolar modo. E è proprio questo il punto chiave. Che cosa fa Rotang dopo ogni volta che va a afferrare il calcio frontale, ma un qualsiasi calcio, perché in questo frangente vediamo che afferra il frontale, ma dopo 5-6 secondi gli va a afferrare il calcio medio. Rotang, dopo aver afferrato il frontale e aver sbilanciato l'avversario, chiude subito la distanza per impattare con dei pugni molto incisivi, non necessariamente precisi, ma Rotang porta più colpi al massimo della sua forza, proprio perché Khaled subisce le aggressioni. È un avversario che probabilmente si fa intimorire da quel tipo di aggressioni, ovviamente di un avversario come Rotang. Infatti lo vediamo dalla sua risposta, da quello che cerca di fare, perché continua a indietreggiare, quando indietro cerca di mettere medio, cerca di mettere frontale proprio per tenerlo lontano. Gli sta dicendo implicitamente: cazzo Rotang, stammi alla larga, ti sparo i medi per tenere la distanza, ti tiro i frontali, non avvicinarti con quelle mani, che è proprio quello che fa Rotang. E per entrare Rotang che cosa fa? Ritroviamo all'inizio di questo punto, aspetta che lui porta questo colpo, perché se Rotang anticipasse l'aggressione potrebbe essere che incapperebbe nel colpo di Khaled, cioè potrebbe essere che il frontale di Khaled funzionerebbe, andrebbe a bersaglio, fermerebbe l'azione di Rotang. Ma Rotang invece no, è furbo, ha più esperienza di Khaled, perché ha 260-270 match, raga, a 24 anni avere 270 match è una cosa inumana, diciamocelo chiaramente, sono veramente pochi i thailandesi che hanno questi numeri. E quindi che cosa fa? Aspetta che Khaled spari il colpo, lo afferra e lavora sul colpo. Questo è un ottimo modo per trovare un buco in un avversario. Cioè, se voi avete un avversario con cui non riuscite a trovare un buco per attaccare, una buona strategia è proprio quella di aspettare il suo primo colpo. Al suo primo colpo lavorate, vi spara al frontale, boom, lo afferrate, chiudete la distanza, spara il jab, lavorate al primo colpo. Cioè raga, lavorate al primo colpo, ok? Strategia molto interessante e che vi chiedo. Poi la tratto in maniera approfondita in tecniche di campioni, questa strategia vi spiego bene come lavorarla con un avversario, vi spiego bene come lavorarla al sacco, però questa strategia raga, sia che prendiate tecniche di campioni o meno, mettetela nel vostro repertorio perché è molto molto efficace. A me personalmente ha salvato il culo un sacco di volte. Ora voglio soffermarmi un secondo su questa tipologia di calcio che porta Rotang. Fateci caso, che cosa fa Rotang? Allora, si accorge che Khaled nei frangenti precedenti del match afferra più volte il suo calcio medio, ok? Perché comunque riesce a prenderlo. Rotang attacca sempre, chiude con il medio e Khaled riesce a afferrare. Che cosa fa in questo frangente Rotang? Non porta più il calcio medio nella stessa maniera in cui lo portava prima. Lo portava più laterale il medio prima Rotang. Lo portava più laterale per chiudere con le mani, perché usava il calcio medio proprio come apertura, come apristrada per lavorare con le mani. Perché faceva così? Faceva così perché si era accorto che con Rotang, come dicevamo prima, con Khaled, i colpi di mano erano molto efficaci. Quindi utilizzava dei calci magari non devastanti per andare poi a chiudere con le mani. Molto intelligentemente Rotang si è accorto che Khaled continuava a afferrare i calci. Quindi che cosa fa? Questo calcio medio lo chiude totalmente, cioè non lo porta più laterale solo come apertura, ma lo chiude sul corpo di Khaled, così che anche se Khaled va a afferrarlo, il calcio medio se lo prende totalmente. Infatti viene piegato da questo calcio. Guardate proprio l'angolo di tiro del calcio. Sembra una cosa stupida, ma se voi andate a confrontare i calci che faceva nei frangenti precedenti Rotang a questo, noterete che è una tipologia di calcio diverso. Cioè il calcio medio, ragazzi, io ho fatto parecchi video sul canale, vi pinno qui in alto uno dei video che ho fatto recentemente, proprio dove vi spiego dalle basi a una maniera normale su come fare un calcio. Infatti il video si chiama proprio calcio per scemi, cioè un calcio a prova di scemi, scusate. E lì vi spiego che il calcio medio sì, si può fare in una maniera standard tecnica, ma poi ci sono diverse traiettorie, diverse tipologie di calcio medio da portare a seconda della situazione. Ecco, in questo caso Rotang ha valutato la situazione e ha deciso di adeguare il calcio medio alla situazione. Sembra
una cosa minuscola, ma in realtà è una finezza da vero campione come Rotang. Andiamo avanti. Sempre legato al discorso calcio, andiamo un attimo a vedere degli highlights dei frangenti del combattimento contro Hakim Ahmed. Hakim, che cos'ha che Rotang teme? Rotang si vede che teme i colpi di mano di Hakim. In realtà non è che li teme, però comunque Hakim non picchia male con le mani, ha dei pugni che sono incisivi, forse uno dei pochi avversari che riesce a rispondere di mano in maniera decente con Rotang, parlando sempre di One Championship, perché al di fuori di One Rotang ha trovato avversari che riuscivano a rispondergli in maniera incisiva. Rotang che cosa fa? Dato che teme in particolar modo il pugno diretto di Hakim, lo anticipa e utilizza dei calci circolari con la gamba davanti molto incisivi. Perché questa cosa? Perché essendo un fighter intelligente capisce, cavolo, dice, temo questo colpo, quindi vado a tagliarglielo alla base, gli vado a piegare le braccia prima ancora che parta. Allora, questa strategia può avere, diciamo che può essere un coltello con due lame, nel senso che rischi di tagliarti se non porti bene questi calci medi, perché dare il calcio medio, se non lo fai in maniera corretta, può diventare un punto di partenza per l'avversario, specie per il pugno diretto. Infatti Rotang che cosa fa? Ogni suo calcio medio è una vera mina, ogni calcio medio è incisivo sul corpo di Hakim. Hakim prova a ripartire, lo vediamo in alcuni frangenti dopo che prende il calcio, che lì che cerca di ripartire, ma il calcio è forte e gli impedisce quella partenza. Ok, quindi se decidete di usare questa strategia, quella del ho davanti un avversario che picchia forte di mano, sì, allora decido di piegargli le braccia con i calci medi, ragazzi, le braccia gliele dovete piegare con i calci medi, dovete assicurarvi di uscire bene lateralmente, perché se non gliele piegati questo rientra, sono cazzi vostri, cioè magari vi può anche mettere giù, perché mentre voi scendete in quel frangente lì, se vi prende in mezzo siete finiti. Fate come Rotang, cioè portate dei calci in maniera forte, se state giocando, state lavorando leggeri nello sparring, assicuratevi di uscire molto lateralmente. Ve lo spiego bene nei video dedicati allo studio dei calci. Tra l'altro in Tecniche dei Campioni, se perdete la versione avanzata, c'è dentro anche le basi della Muay Thai, lì andiamo a analizzare tutte le tipologie di colpo della Muay Thai da una base per arrivare a una fase normale di portata del colpo. Ok, quindi valutate se usare questa strategia. Questa qua è un'arma a doppio taglio. Ultima azione che analizziamo di Rotang, se no rischiamo di far venire il video veramente lungo. Qui ho voluto analizzare un'azione di clinch. Perché? Perché il clinch non l'ho mai trattato in maniera approfondita qua sul canale. Mi piacerebbe in futuro approfondire l'argomento, anzi, se vi interessa come argomento, se vi piacerebbe che approfondissi l'argomento magari anche con un compagno o con delle analisi di grandi campioni sulla fase del clinch, fate una bella cosa, andate subito nei commenti a scrivermela questa cosa. Scrivete Claudio sì analizza il cazzo di... scrivete proprio così, Claudio sì analizza il cazzo di clinch. Ok, perché ho voluto analizzare questa scena? Perché in questa scena si vede bene una cosa da fare che non fa quasi mai nessuno qua in Italia quando si fa il clinch. Il più delle volte, specie quando il livello non è altissimo, quando fate clinch, quando voi fate clinch, io sono abbastanza vario quando lavoro in clinch, raga, il clinch è una fase che mi piace, se guardate i miei combattimenti, adesso vi metto qua qualche highlights, vedrete che quando faccio in clinch faccio mai il clinch, non rimango mai statico lavoro. Molti, voi in particolar modo, quando fate clinch, state statici, pensate solo a tirare verso il basso e a aprire per portare le ginocchiate. Questa cosa è sbagliata. Nel clinch, raga, bisogna essere dinamici, bisogna portare i colpi, bisogna controllare l'avversario, controllare le braccia dell'avversario. Guardate qua Rotang come controlla le braccia dell'avversario. Non gli permette di entrare. Il primo problema quando si va a fare clinch sono i gomiti, non sono tanto le ginocchiate dell'avversario. Bisogna avere una buona postura, ma bisogna controllare bene. Sto guardando in alto perché c'è una poiana, ragazzi, enorme. Ma un falco gigante, adesso ve lo faccio vedere, è bellissimo. Cazzo, è un'aquila. Che roba, raga. Che spettacolo. Questa è un'aquila che probabilmente ha trovato una preda. Cioè un'aquila, scusate. Questa è una poiana che probabilmente ha trovato del cibo. Che bello, ragazzi.
Wow. E quindi questa raga è una poiana che ha trovato del cibo e probabilmente, non lo so, sta cacciando. Sì, e stavo dicendo, la cosa interessante di questo frangente è vedere come Rotang cambi la tipologia di colpo. Quindi in poco frangente di tempo che cosa fa? Porta prima sotto una ginocchiata e poi sopra una gomitata. Non lo fa in una maniera eccellente, però volevo portarvi questo frangente proprio per farvi capire che quando siete in clinch è intelligente variare le altezze sul lavoro dei colpi, perché se portate l'attenzione dell'avversario in basso portandogli una ginocchiata, magari, specie se è agli inizi, può essere che la gomitata poi entri, come in questo caso. Ok, questo è il punto dove vi volevo portare, è lì che volevo portare la vostra attenzione, ok? Chiaro? Ragazzi, io direi che abbiamo analizzato 5 strategie, 5 azioni di un grande campione. Se volete capire come applicare nel pratico altre azioni di Rotang, acquistate Tecniche dei Campioni. Vi ricordo che è in sconto fino al 28 febbraio, quindi non perdete questa occasione, perché dal 28 febbraio in avanti il prezzo sale e dal 28 febbraio verranno aggiunti nuovi materiali. Ok, alziamo il prezzo perché aggiungiamo nuovi materiali. Se voi lo prendete adesso, i nuovi materiali ce li avrete praticamente gratuitamente. Basta, che dire, ci vediamo domani con un altro video e ci vediamo ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 13-13:30 con un nuovo video di studio sulla Muay Thai, e magari in futuro inizierò anche a fare dei video dove vi parlerò di Thailandia. Mi piacerebbe capire se vi interessano dei video proprio sulla Thailandia. Ok, dato che mi chiamo Muay Thai e Thailandia, mi piacerebbe parlare anche di Thailandia. A lungo termine era il mio progetto quello di parlare di Thailandia. Ok, ormai da qualche anno ho coperto queste pagine sul web dove parlo di Muay Thai. Mi sono chiamato Muay Thai Thailandia proprio perché vorrei andare a buttarmi anche lì, a parlare del paese che io tanto amo e che tanto mi piace visitare. Basta, ci vediamo nei prossimi video. Ciao raga! Thank you very much.